Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la prima metà di luglio 2026. Ok, abbiamo la carta della temperanza, amici dello Scorpione. Può essere un momento, diciamo, tutto sommato tranquillo, calmo e potrebbe anche essere un ottimo momento per riequilibrare una situazione o una relazione, magari. La carta della temperanza è una di quelle carte che parla di guarigione, quindi si va verso qualcosa di migliore. Andiamo a vedere con i tarocchi, vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto, sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto in descrizione trovate il numero di telefono, link alla pagina web, link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link del videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per lo Scorpione. Ok, partiamo con un cavaliere di denari, il sole, la forza, il re di spade, il 7 di coppe, nove di bastoni, 5 di spade, 10 di bastoni e 6 di spade. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo com'è il movimento energetico e se siete single potete rimanere con questa parte della lettura perché appunto la leggerò come se fosse come per i single, no? Se avete però qualcuno in testa, fermatevi perché in un secondo momento andiamo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse e confronterò le due letture, quindi la vostra energia con l'energia dell'altra persona. Allora, cominciamo con questo Cavaliere di Pentacoli, che secondo me potrebbe essere già una persona che incontrerete a inizio luglio, oppure potrebbe già essere una persona che conoscete già, per molti è così, magari una persona riservata, una persona che non vi dà tanta corda o che non si espone molto, potrebbe essere una persona ehm, che incontrate o che avete vicino nel mondo del lavoro. Andiamo a vedere il sole, mondo del lavoro, e eremita. Allora, può essere una persona con la quale c'è un'amicizia già o si possa costruire un'amicizia. Io credo che possa essere un'amicizia che dà la possibilità di lavorare sulla propria autonomia, sulla propria indipendenza, cioè una di quelle connessioni che fa crescere. Vuoi perché siete uno il maestro o la maestra dell'altro, vuoi perché c'è un'energia comunque simile. Andiamo a vedere la forza. Papa e 3 di pentacoli. Io credo che le cose possano essere un po' lente all'inizio del periodo effettivamente. Qui c'è un re di spade, qui c'è una regina di spade. Non vi nego che essendoci anche il papa, questa persona potrebbe avere già qualche situazione in piedi.
e quindi di conseguenza il 3 di Pentacoli è capovolto perché non può costruire qualcosa, oppure potrebbe anche essere che questa persona ha in qualche modo voglia di ufficializzare questa amicizia, questa conoscenza. Mi viene quasi da dire che potrebbe esserci quasi un ufficializzare i propri sentimenti o l'attrazione in questo caso, non è che ci siano già sentimenti. Andiamo a vedere il re di spade perché sento che comunque c'è una forte attrazione mentale. Abbiamo il re di coppe, e cavaliere di pentacoli. Io credo che la questione sia più a livello di attrazione mentale, perlomeno in questa fase della conoscenza. È come se ci fosse bisogno di tempo, di pazienza, e qui entra in gioco la temperanza, affinché le cose si sviluppino. Andiamo a vedere il 7 di coppe perché io ho come l'idea che vorreste come creare delle possibilità in più. Cavaliere di coppe e 5 di pentacoli. C'è come la voglia di guardare un po' oltre, cioè tipo se la persona non avesse questa situazione, come potrebbe essere la relazione? In realtà ho come l'idea, perché qui abbiamo i due cavalieri che sono girati al contrario, ehm, che l'altra persona potrebbe non esporsi molto. Probabilmente siete più voi che vorreste che magari, non lo so, la frequentazione diventasse ehm, maggiore, più profonda, più costruttiva, più ufficiale per qualcuno. Vi dico, per adesso è più una questione di amicizia, eh? Cioè, coppe ne avete poche. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Imperatore, 5 di spade, torre. E il 5 di spade ce l'avete già anche qui, andiamo a vederlo. Luna. Luna, mago, 5 di bastoni e matto. E poi c'è un 2 di bastoni con l'indecisione e un 6 di spade che mi parla di qualcuno che si vorrebbe allontanare. Aspettate un attimo, così si vede meglio, no? Ehm, allora, io credo che, perché ci sono vari 5, 5 di pentacoli, 5 di spade, 5 di bastoni, un altro 5 di spade, quindi potrebbero esserci come degli screzi, delle divergenze dove voi con questo 9 di bastoni e l'imperatore metterete i paletti, metterete gli stop, cioè mi va bene fin qui ma da qui in avanti deve essere in un altro modo. Io ho come l'idea che difenderete il vostro territorio, soprattutto non so perché, ma ho sentito quello che meritate. E vi dico, con questa luna e questi due 5 qui, io ho come la sensazione che potrebbero esserci delle dinamiche legate al passato, che sono quelle che secondo me qua si cercano di rompere con la torre. E qui niente, ho come l'idea che da un lato possa iniziare una relazione completamente nuova,
rispetto a questa persona? Ho come la sensazione che potrebbe arrivare questo imperatore, perché qui abbiamo mago e matto, e quindi il 2 di bastoni me lo spiego perché c'è come un interessante la persona nuova, però con la persona vecchia c'è già qualche cosa, c'è già un rapporto di amicizia, una persona che vedo magari spesso, quotidianamente, si è già creato come un legame, mentre con questa persona io ho come l'idea che potrebbe stuzzicarvi, potrebbe esserci passione, ma ho più l'idea che nasca un'attrazione per scontro, cioè, e che vi scontrate con questa persona in realtà. Sapete quelle persone, capita, quelle persone che all'inizio non sopportate e poi magari piano piano conoscendole vi rendete conto che siete fatti l'uno per l'altra. Ci sono anche delle amicizie così, no? Ecco, la sento un po' così, come se dovesse iniziare un qualche cosa per screzio, con un litigio, con un qualche tipo di catastrofe, mi verrebbe da dire, vedendo la torre, però poi alla fine le cose prendessero una piega completamente diversa. E i segni zodiacali potrebbero essere Toro, potrebbe essere Ariete, Leone, Vergine e Acquario. Ok. Bene, andiamo a vedere l'evoluzione della vostra persona di interesse. Quindi, supponendo che abbiate una persona specifica in testa, andiamo a vedere com'è l'evoluzione energetica anche di questa persona. Allora, partiamo con un 8 di pentacoli. Io ho come la sensazione che per qualcuno potrebbe essere un collaboratore sul lavoro, ma non è... Cioè, soprattutto se avete un posto di rilievo all'interno dell'azienda. Allora, 8 di pentacoli, mondo, 4 di coppe, 3 di spade, carro, 5 di bastoni e 2 di bastoni. Qua le energie si ripetono, eh. Allora, la sensazione d'apertura che ho guardando le carte è che per quello che vi raccontavo prima, la delusione, il fatto che sia una questione di amicizia, potrebbe fare riferimento al fatto che questa persona debba spostarsi e non ne possa fare a meno. Andiamo a vedere. Allora, l'otto di pentacoli, rinnovo l'idea che vi siate conosciuti o che vi stiate frequentando sul mondo del lavoro, piuttosto che potrebbe essere un momento, la prima settimana di luglio, magari già anche la fine di giugno è stato così, dove magari c'è stata la possibilità di vedersi sporadicamente. Per qualcuno potrebbe essere il fatto che siete riusciti a vedervi sul lavoro ma non fuori dal lavoro. Per qualcun altro può essere il fatto che appunto ci si sia visti un po' così a singhiozzo, ehm, o se ci si è visti è come se fossero state ore rubate,
cioè mezz'ora, un'ora, poca roba insomma, magari spesso però poco. Andiamo a vedere il mondo. Ruota della fortuna. Oh, e 8 di coppe. Sì, io credo che questa persona possa aver ricevuto come una promozione, può essere un trasferimento. C'è un forte cambio, una chiusura di ciclo qui per questa persona. Se fosse un trasferimento, sento che sì, da un lato è contenta la persona, ma dall'altro lato no, perché è come se non si volesse allontanare. Andiamo a vedere il 4 di coppe. O vi dico anche che per qualcuno potrebbe esserci un problema di distanza fisica, distanza d'età, come vi ho già accennato prima. Abbiamo la morte e un eremita, e l'eremita ce l'avete anche voi, eh? Ho come la sensazione che nessuno dei due veda un potenziale futuro. Ci sono delle situazioni esterne, secondo me, che potrebbero interferire, tipo appunto un trasferimento, tipo, non lo so, potrebbe anche essere che a luglio, ipotesi, non vi vediate, magari vi sentite tutti i giorni con questo 8 di pentacoli, però non vi vedete perché avete ferie separate, siete in ferie, uno dei due lo è. Cose per lo stile. Andiamo a vedere il 3 di spade. Abbiamo la sacerdotessa e il 10 di coppe. C'è qualche tema con la famiglia qui. Potrebbe essere un o una single, secondo me già di una certa età, ragazzi, questa persona, adesso dipende sempre da quanti anni avete voi, però sento come se questa persona, a causa del suo lavoro o probabilmente perché si è spostata tanto negli ultimi tempi, c'è un qualche cosa che fa credere a questa persona di non riuscire a crearsi una famiglia o di non poter crearsi una famiglia a causa del lavoro o non lo so, c'è come qualche credenza limitante nel subconscio di questa persona dove pensa che la famiglia non è per lei. O c'è un tema qui legato alla famiglia sul quale potrebbe anche essere che ha avuto un vissuto familiare non proprio sereno e che quindi adesso abbia come paura di riperpetuare le stesse dinamiche e che quindi inconsciamente si scelga sempre storie e relazioni dove è impossibile costruire. Andiamo a vedere il carro. È come se la persona preferisse andarsene piuttosto che scegliere. E per quello credo che avete qui la temperanza, è come se ci fosse da portare pazienza, da non marcare troppo stretta l'altra persona. Anche perché sento che la persona non ha voglia di scegliere, sta bene così. Diciamo che ha trovato come una zona di comfort, secondo me, dove più o meno riesce a gestire le cose. Credo anche che abbia paura di innamorarsi. Ho come questa sensazione che una credenza limitante di questa persona potrebbe essere il non merito qualcosa. Non merito amore, non merito una famiglia o non merito soffrire. Perché c'è una forte paura di questa persona di soffrire nel caso in cui si cerchi di creare una famiglia. Fatemi sapere se e come vi risuona.
Andiamo a vedere il 5 di bastoni. 3 di pentacoli e re di bastoni. Di nuovo il 3 di pentacoli è al contrario. Anche qui era il contrario. C'è come questa sensazione di non poter costruire, di non essere abbastanza bravi di non... Non lo so, ci sono parecchi conflitti, ragazzi. Vi dirò che potrebbero anche esserci delle gelosie da parte di questa persona. Cioè, è un po' come se dicesse: no, non mi impegno, però sono geloso o gelosa se tu vedi altra gente, se esci con i tuoi amici senza di me o cose per lo stile. Andiamo a vedere il 2 di bastoni, che è un'energia un po' comune perché ce l'avete anche voi. Sento indecisione in questa situazione o in questa relazione da parte di entrambe, ognuno dei due per i propri motivi, secondo me. Sì, è sempre il tema famiglia qui che viene fuori. O questa persona ha già una famiglia, ehm, e quindi mi spiegherei, un po' ve l'ho già detto prima con questo Papa, e magari ha bisogno di tempo a luglio perché deve stare in famiglia con i bambini, con i genitori, per le ferie. Non lo so, la prima parte di luglio la sento un po' come magari ci sentiamo spesso ma non riusciamo a vederci. Oppure sì, un momento comunque di discussioni, di confronti, potrebbero essere divergenze, potrebbe essere giunto il momento di sedersi a tavolino e chiarire finalmente una volta per tutte da che parte va la relazione. È un momento da prendere con calma, comunque, con questa temperanza. Mm? Ok, andiamo a vedere un oracolo induista per concludere la lettura. Allora, l'immagine è questa e la carta dice dovere. Adempite il vostro dovere, recitate il vostro ruolo al meglio che potete. Questo è il solo modo con cui potete realizzare voi stessi. Fate sempre del vostro meglio fondamentalmente. E per quello che riguarda il dovere, diciamo che è un po' quello che ci mantiene sulla retta via, no? Devo fare quello e farlo. È una carta che vi invita un po' al fare, secondo me, al muovervi, all'agire. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail. Io poi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti. Però tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare come autodidatti nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, però ci sono tante informazioni in più di metafisica, di metamedicina, si parla di alto basso astrale, di kundalini, di come trascendere l'ego, di chakra, di come sviluppare i sensi psichici, insomma, c'è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni, in decenni di formazione personale e professionale che io sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 le playlist, ma sono numerate dall'1 al 4, vanno viste in ordine cronologico e la 3A e 3B vanno viste parallelamente. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!